tutti, nel tutorial di oggi faremo insieme questa bellissima sciarpa Bactus ad uncinetto. Come vedete lo schema è bello divertente, utilizzeremo diversi tipi di punti, ma non preoccupatevi perché come sempre vi spiego tutto passo passo. Lo schema si svolge in 16 righe che poi si ripetono. Per la mia Bactus ho utilizzato due gomitoli, quindi 200 grammi di filato, è lunga circa 1,40 m ed alta circa 38 cm. Io l'ho fatta con un filato primaverile, ma ovviamente lo stesso schema lo possiamo utilizzare anche con la lana. Ma siccome vi spiego tutto durante il video, non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato, si chiama Silky Shine ed è un'edizione speciale. La composizione è 70% cotone e 30% viscosa. Sono gomitoli da 100 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 280 metri e sono raccomandati uncinetti da 3 mm. E io ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. Questo filato è veramente bellissimo, morbidissimo, anche da lavorare, scivola molto bene sull'uncinetto e se lo lavoriamo con il 4 come ho fatto io, resta veramente super morbido. Se volete utilizzare questo filato vi lascio nel primo messaggio sotto al video il link del sito web della merceria Arcobaleno dove potete trovare questo filato. E lo trovate in 6 varianti colori, una più bella dell'altra. Queste qui mi sono fatta dare un gomitolo per colore in modo da poterveli far vedere. Iniziamo il lavoro lavorando un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e iniziando dalla terza catenella dall'uncinetto lavoriamo 3 aumenti, quindi per 3 volte 2 punti in ogni punto. Io lavorerò nel filetto dietro delle catenelle, voi lavorate nelle catenelle come siete abituate e lavoriamo 3 aumenti. Quindi 2 punti alti in ogni punto per 3 volte. Nella quarta catenella lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e nelle 3 catenelle che ci rimangono lavoriamo in ognuna 2 punti alti. E questo è il risultato. Lo schema degli aumenti di questa Bactus è uguale per quasi tutte le righe, quindi a meno che non sia specificato diversamente, in tutte le righe lavoriamo 3 aumenti all'inizio, 3 aumenti alla fine e 3 punti nel punto centrale, che dalla prossima riga in poi è l'archetto formato dalla catenella. Quindi nell'archetto formato dalla catenella al centro lavoreremo sempre un punto alto, una catenella, un punto alto. Per la riga 2 giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle che non conteranno mai come punto e come abbiamo detto iniziamo lavorando 3 aumenti, quindi 2 punti alti in ognuno dei primi 3 punti. Nel primo punto entriamo normalmente e lavoriamo 2 punti alti e la stessa cosa faremo nell'ultimo punto della riga. In tutti gli altri punti alti della riga lavoriamo punti alti in rilievo presi davanti, quindi vuol dire che
entro da davanti, abbraccio il corpo del punto alto e lavoro un punto alto. E in questo caso ne lavoro un altro nello stesso punto perché dobbiamo lavorare un aumento anche nel prossimo punto, ed ora lavoriamo un punto alto in rilievo preso davanti in ogni punto alto fino alla catenella centrale. Nell'archetto creato dalla catenella lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, ed ora un punto alto in rilievo preso davanti in ogni punto fino a 3 punti dalla fine. Quindi in questo caso 1, 2, 3, 4, e negli ultimi 3 punti lavoriamo 3 aumenti. Uno e 2 presi in rilievo davanti, mentre nell'ultimo punto, come nel primo, lavoriamo normalmente prendendo il punto. E questo è il risultato. Giriamo il lavoro e dalla riga 3 alla riga 5 ripetiamo la riga 2. Quindi lavoriamo tutti i punti in rilievo presi davanti, tranne il primo e l'ultimo, aumentiamo nei primi 3 e negli ultimi 3 punti e al centro lavoriamo nell'archetto un punto alto, una catenella, un punto alto. Tre aumenti, un punto alto in rilievo preso davanti in ogni punto fino al centro, nell'archetto centrale un punto alto, una catenella, un punto alto, un punto alto in rilievo preso davanti in ogni punto fino a 3 punti dalla fine del giro, e in questo caso i punti sono 8, e 3 aumenti nei 3 punti finali. 1, 2 e l'ultimo punto lo prendiamo normalmente prendendo la catenella del punto. 1, 2 e in questo modo lavoriamo fino alla riga 5 compresa. E questo è il risultato una volta lavorate le prime 5 righe. In ogni riga abbiamo 8 punti in più, quindi se la riga 1 era terminata con 15 punti, la riga 2 termina con 23 punti, la riga 3 termina con 31 punti, la 4 con 39 e la 5 con 47. Per la riga 6 giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle che non contano mai come punto e nei primi 3 punti lavoriamo 3 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. In questo caso i 2 punti sono un punto alto e una catenella.
Anche nel secondo punto un punto alto e una catenella, e anche nel terzo un punto alto, una catenella. Dal quarto punto torniamo a lavorare un punto in ogni punto, quindi un punto alto, una catenella, salto un punto e nel punto successivo un punto alto, una catenella, salto un punto e continuiamo ripetendo in questo modo fino alla catenella centrale. Un punto alto, una catenella, salto un punto e nel successivo un punto alto, una catenella, salto un punto e lavoro in quello successivo. Un punto alto, una catenella, salto un punto e arrivo nell'archetto, e nell'archetto come al solito lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e ricominciamo al contrario, quindi una catenella, salto un punto e nel successivo un punto alto, una catenella, salto un punto e nel successivo un punto alto e continuiamo in questo modo fino a 3 punti dalla fine della riga. E quando rimaniamo con 3 punti lavoriamo 3 aumenti, quindi i 2 punti in ogni punto in questo caso sono una catenella, un punto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 7. Nella riga 7 lavoriamo in modo molto simile alla riga 6, ma anziché lavorare punti alti, lavoreremo punti bassi. Quindi iniziamo con una catenella e nei primi 3 punti lavoriamo 3 aumenti. Quindi nel primo punto lavoriamo un punto basso, una catenella, nel secondo punto che è la catenella lavoriamo un punto basso, una catenella e nel terzo punto un punto basso, una catenella. Ed ora, iniziando dal prossimo punto che è la catenella, lavoriamo un punto in ogni punto. Quindi nell'archetto lavoriamo un punto basso e sopra il punto alto una catenella. Nell'archetto un punto basso e sopra il punto alto una catenella. E in questo modo andiamo avanti fino a raggiungere il centro della riga, quindi l'archetto centrale. Una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo un punto basso, una catenella, un punto basso e ricominciamo l'altra metà della riga al contrario. Sopra il punto alto una catenella, sull'archetto un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso e andiamo avanti così fino a 3 punti dalla fine della riga. Un punto basso e negli ultimi 3 punti lavoriamo una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso. Giriamo al lavoro e lavoriamo la riga 8 esattamente come abbiamo lavorato la riga 6, quindi 2 catenelle, nei primi 3 punti lavoriamo 3 aumenti, quindi nel primo punto basso un punto alto, una catenella, nell'archetto un punto alto, una catenella e nel prossimo punto basso prendiamo bene tutto il punto, un punto alto, una catenella ed ora ricominciamo a lavorare un punto in ogni punto, quindi nell'archetto un punto alto, nel punto basso una catenella,
nell'archetto un punto alto, nel punto basso una catenella. E continuiamo in questo modo, lavorando un punto alto, una catenella, fino al centro della riga. Una catenella e arriviamo all'archetto centrale. Apriamo bene il lavoro e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. E ricominciamo dall'altra parte. Sopra il punto basso una catenella, nell'archetto un punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'archetto e così via fino a 3 punti dalla fine della riga. E negli ultimi 3 punti lavoriamo 3 aumenti, quindi una catenella, un punto alto nel penultimo punto basso della riga, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'ultimo punto basso della riga. Giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo una catenella, 3 aumenti di punti bassi, quindi per 3 volte 2 punti bassi in ogni punto, nel primo punto alto, nell'archetto e nel successivo punto alto. Ed ora lavoriamo un punto basso in ogni punto, nell'archetto e nel punto, nell'archetto e nel punto. E continuiamo in questo modo fino all'archetto centrale. E nell'archetto centrale lavoriamo un punto basso, una catenella, un punto basso. E ricominciamo a lavorare un punto basso in ogni punto fino a 3 punti dalla fine della riga. E negli ultimi 3 punti della riga lavoriamo 3 aumenti. 1, 2, 3. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle e iniziamo con 3 aumenti. Nel primo punto lavoriamo un punto alto, una catenella, nel secondo punto un punto alto, una catenella, nel terzo punto lavoriamo un punto puff, quindi filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, allungo, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, allungo, 2, 3, 4, 5 ed ora filo sull'uncinetto e chiudiamo fino a rimanere con l'asola sull'uncinetto e chiudiamo ancora e una catenella ed ora cominciamo a lavorare la ripetizione che ripeteremo fino al centro della riga. Nel prossimo punto un punto alto, una catenella, salto un punto e nel successivo un puff, quindi filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, allungo, 1, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, allungo, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, porto fuori da tutto fuorché dall'asola sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo. Una catenella e salto un punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino al centro della riga. Quindi, ora salto un punto,
nella successiva un punto alto, una catenella, salto un punto, un puff, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutto fuorché l'ultima, filo sull'uncinetto, chiudo tutto, una catenella, salto un punto e ripetiamo. Una catenella. Lavorate tutte le ripetizioni, arriviamo all'archetto centrale e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. E ricominciamo in maniera speculare la riga, quindi una catenella, saltiamo un punto e nel successivo un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, una catenella, saltiamo un punto alto e ripetiamo una catenella, un punto puff, una catenella, un punto alto e continuiamo a ripetere fino a 3 punti dalla fine della riga e negli ultimi 3 punti lavoriamo una catenella, un punto puff, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. E questo è il risultato dopo aver lavorato la riga 10. Un modo che abbiamo per verificare di aver lavorato correttamente, oltre ovviamente a trovarci giusti al centro e alla fine con gli aumenti, è verificare che i punti alti delle righe 6, 8 e 10 siano allineati. Se sono allineati vuol dire che abbiamo lavorato correttamente. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 11, 2 catenelle che non contano come punto e in questa riga lavoriamo in modo un po' diverso. Nel primo punto lavoriamo un punto alto, una catenella e un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2. Filo sull'uncinetto e un altro punto alto non chiuso lo lavoriamo nel secondo punto alto. Così, ed ora chiudiamo tutto insieme. Ora lavoriamo 3 catenelle, un punto alto non chiuso nel punto in cui abbiamo già lavorato un punto alto e un altro punto alto non chiuso nel prossimo punto alto e chiudiamo insieme e ripetiamo 3 catenelle, un punto alto non chiuso nell'ultimo punto alto in cui abbiamo lavorato e un punto alto non chiuso nel prossimo punto alto e chiudiamo e ripetiamo 3 catenelle, un punto alto non chiuso nel punto in cui abbiamo appena lavorato, un punto alto non chiuso nel prossimo punto alto e chiudiamo. E in questo modo lavoriamo fino a raggiungere l'archetto centrale della riga. Arrivati al centro della riga, nell'archetto centrale, lavoriamo 3 catenelle,
un punto alto non chiuso nel punto alto in cui abbiamo appena lavorato, un punto alto non chiuso nell'archetto e chiudiamo tutto insieme. Lavoriamo una catenella e iniziamo l'altra metà della riga. Quindi nell'archetto centrale un punto alto non chiuso, un punto alto non chiuso nel prossimo punto alto e chiudiamo insieme 3 catenelle, un punto alto non chiuso nell'ultimo punto alto lavorato, un punto alto non chiuso nel prossimo punto alto, 3 catenelle e così via fino alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga terminiamo con un'ultima ripetizione, 3 catenelle, un punto alto non chiuso nell'ultimo punto alto lavorato, un punto alto non chiuso nell'ultimo punto della riga e chiudiamo tutto insieme, una catenella e un punto alto sempre nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle, un punto alto nel primo punto e 8 punti alti nel prossimo archetto di 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltiamo il prossimo archetto di 3 catenelle e nel successivo 8 punti alti. 1, 2, 8. E in questo modo andiamo avanti fino a metà riga. Il prossimo archetto lo saltiamo e nel successivo 8 punti alti. Questo lo saltiamo, 8 punti alti, lo saltiamo, 8 punti alti e così via fino al centro della riga. Lavorati tutti i ventagli arriviamo al centro della riga e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e ricominciamo a lavorare i ventagli negli archetti, quindi nel primo archetto 8 punti alti, 1, 8, salto un archetto e nel successivo 8 punti alti, salto un archetto, 8 punti alti e così fino alla fine della riga. E terminiamo la riga lavorando nell'ultimo punto alto un punto alto. Giriamo il lavoro, 2 catenelle e nel primo punto alto lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Ed ora lavoreremo sopra ogni punto alto dei ventagli un punto alto in rilievo preso davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nell'ultimo e nel primo punto alto dei ventagli, quando in mezzo c'è un archetto vuoto, come in questo caso, oltre a prendere l'ultimo punto alto, prendiamo anche l'archetto e lavoriamo un punto alto. E anche per il primo punto, quindi prendiamo l'archetto, che è questo, e il primo punto alto e lavoriamo un punto alto. E in questo modo andiamo avanti e lavoriamo fino al centro della riga.
Lavorati tutti i punti alti in rilievo sui ventagli, nell'archetto centrale lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e 3 punti alti, 1, 2, 3, e ricominciamo a lavorare un punto alto in rilievo preso davanti sopra ogni punto alto dei ventagli. Ricordando che l'ultimo e il primo punto alto li prendiamo prendendo anche l'archetto non lavorato della riga precedente. Quindi questo è l'ultimo punto alto del ventaglio, questo è l'archetto, li prendiamo tutti e due e lavoriamo un punto alto. E anche per il primo, questo è l'archetto, questo è il punto alto, li prendiamo insieme e lavoriamo un punto alto. E in questo modo continuiamo fino alla fine della riga. Terminiamo la riga lavorando nell'ultimo punto un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E questo è il risultato dopo aver lavorato il giro 13. Dopo il giro 13 lavoriamo di nuovo il giro 6, 7 e 8. Vediamo come lavorare il giro 6 sul giro 13. Quindi giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle e in questa riga lavoriamo come nella riga 6. Nei primi 3 punti lavoriamo 3 aumenti. Nel primo punto un punto alto, una catenella, e nell'archetto che è fatto di 2 punti lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e nel successivo punto alto un punto alto, una catenella e saltiamo un punto. Da qui al centro della riga i punti alti li lavoriamo in rilievo presi da dietro, quindi salto il prossimo punto e nel successivo, entrando da dietro, abbraccio il corpo del punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, apriamo bene il lavoro per vedere bene i punti, saltiamo questo punto e nel successivo un punto alto in rilievo preso dietro. Una catenella, salto un punto e nel successivo un punto alto in rilievo preso dietro e così via fino al centro della riga. Un punto alto in rilievo preso dietro, una catenella e arriviamo all'archetto centrale. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. E ricominciamo a lavorare il resto della riga nello stesso modo. Una catenella, salto un punto in rilievo preso dietro, una catenella, salto un punto in rilievo preso dietro e andiamo avanti così fino a lavorare tutti i punti dei ventagli. Una volta terminati i punti alti dei ventagli, prendiamo il punto alto normalmente, quindi non più in rilievo, ma normalmente. Ed ora lavoriamo i 3 aumenti, quindi nell'archetto di 2 catenelle, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, e nell'ultimo punto una catenella, un punto alto. Giriamo il lavoro e il giro 15 è uguale al giro 7, quindi una catenella, cominciamo con 3 aumenti nei primi 3 punti, nel primo punto un punto basso, una catenella, nell'archetto un punto basso, una catenella, nel punto alto un punto basso, una catenella ed ora cominciamo a lavorare un punto in ogni punto. Nell'archetto un punto basso,
una catenella, saltiamo il punto alto, nell'archetto un punto basso, una catenella e così via fino al centro della riga. E nell'archetto centrale lavoriamo un punto basso, una catenella, un punto basso e ricominciamo. Una catenella, saltiamo il punto alto e nell'archetto un punto basso, una catenella, saltiamo il punto alto e nell'archetto un punto basso e andiamo avanti così fino a 3 punti dalla fine della riga. E negli ultimi 3 punti della riga lavoriamo 3 aumenti, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, 2 catenelle e la riga 16 è esattamente uguale alla riga 8. Quindi iniziamo con 3 aumenti, nel primo punto basso un punto alto, una catenella, nell'archetto un punto alto, una catenella e nel successivo punto basso un punto alto, una catenella. Ed ora iniziamo a lavorare un punto in ogni punto, quindi nel prossimo archetto un punto alto, una catenella, salto il punto basso e nell'archetto un punto alto, una catenella, un punto alto nell'archetto e continuiamo così fino al centro della riga. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e ricominciamo con l'altra metà della riga. Una catenella, saltiamo il punto basso e nell'archetto un punto alto. Una catenella, saltiamo il punto basso e nell'archetto un punto alto e andiamo avanti così fino a 3 punti dalla fine della riga. E negli ultimi 3 punti lavoriamo 3 aumenti, quindi una catenella, un punto alto nel punto basso, una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'ultimo punto. E questo è quello che otteniamo lavorando le 16 righe che abbiamo lavorato insieme. Ora dobbiamo solo ripetere queste 16 righe per il numero di volte necessarie a raggiungere la grandezza del nostro lavoro. Come ultima cosa vediamo come lavorare la riga 1 sulla riga 16. Giriamo il lavoro e nella riga 1 lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto, iniziamo con 3 aumenti di punti alti, quindi nel primo punto 2 punti alti, nell'archetto 2 punti alti, e nel prossimo punto alto 2 punti alti. Ed ora lavoriamo un punto alto in ogni punto fino al centro della riga. Un punto alto in ogni punto alto e un punto alto in ogni archetto. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e ricominciamo a lavorare un punto alto in ogni punto, nei punti alti e negli archetti. E negli ultimi 3 punti lavoriamo 3 aumenti di punti alti, 2 punti alti in ogni punto. Due, uno, 2.
Io per la mia Bactus ho lavorato 2 sequenze intere e la terza l'ho lavorata fino alla riga 9, ma la riga 9, essendo la riga di finitura, l'ho lavorata come la riga 7, quindi anziché tutti i punti bassi ho lavorato un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella. Voi potete farla grande come me o, se volete, anche più grande. Sapete che per farla così io ho utilizzato 2 gomitoli interi. È lunga poco più di 1,40 m ed è alta circa 38 cm. Quindi, se la volete più grande, basta continuare con lo schema e utilizzare 3 gomitoli anziché 2. Una volta terminato il lavoro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago nascondiamo la codina di filo attraverso i punti. E tagliamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che rifacciate questo progetto perché è abbastanza veloce, divertente da lavorare, ci sono tanti punti, però proprio per questo è più divertente secondo me, e vi assicuro che avrete un risultato favoloso. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre Bactus. Se rifate questo progetto, mi raccomando, condividete con me le vostre foto, adoro vedere i vostri lavori, potete creare un post sulla mia pagina Facebook o taggarmi in Instagram. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se siete già iscritte, grazie mille. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri messaggi qui sotto al video, di sapere cosa ne pensate e di sapere se rifarete questo progetto e che filato utilizzerete. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!